Buongiorno a tutti nuovamente, è bellissimo vedere che siete così tanti proprio e benvenuti e sono lieta con voi di partecipare a questo webinar su musei resilienti. È un progetto che è stato promosso dal Musei Toscani per l'Alzheimer, realizzato con il supporto della Regione Toscana, che è nato proprio per portare l'attenzione sulle persone che vivono con Alzheimer e ha come obiettivo principale quello di rendere la cultura accessibile a tutti. I Musei Toscani per l'Alzheimer, come moltissimi di voi sicuramente sapranno, spendo solo due parole perché le relatrici che verranno fra poco vi illustreranno ampiamente la mission di questo sistema. È appunto un sistema formalizzato che è nato con l'esigenza di coordinare i musei della Toscana che già da 10 anni elaborano e propongono dei programmi educativi rivolti specificatamente alle persone con Alzheimer e con altre forme di demenza. La Regione Toscana, lo dico con una punta d'orgoglio, è sempre stata all'avanguardia in questo settore e infatti fino ad oggi sono più di 40 i musei che partecipano al sistema. Sono realtà diverse, molto diverse l'una dall'altra. Si va dalle biblioteche ai musei di arte, spazi espositivi, storia naturale, eccetera, ma tutti hanno in comune la stessa mission, che è quella di condividere un progetto comune e rendere accessibile l'arte a tutte, veramente inclusiva. Io faccio parte del sistema Musei Toscani per l'Alzheimer, una duplice veste. Sono membro del comitato tecnico scientifico, io infatti sono una biologa e svolgo attività di ricerca in un laboratorio dell'Università di Firenze, ma sono anche un'educatrice museale geriatrica. Mi sono formata proprio all'interno del sistema Musei Toscani per l'Alzheimer e collaboro con un museo fiorentino con un progetto sempre rivolto ovviamente alle persone con demenza. Per me fare parte di questo sistema è un grandissimo onore e ho scelto appositamente questo termine, non per lusinga assolutamente, ma per un'esperienza mia personale. Come molti di voi già sapranno, io ho alle spalle un lungo percorso da lunghi anni di caregiver. Mia mamma è stata malata di Alzheimer per 15 lunghissimi anni e grazie è venuta a mancare l'anno scorso, più o meno di questi tempi, poco prima che scoppiasse la pandemia, sembrava quasi che se lo sentisse. È grazie ai musei e ai fiorentini, nel mio caso, e alle attività che hanno dedicato a noi, che sono riuscita a superare tanti scogli che la malattia mi hanno fatto affrontare. Prima di tutto sono uscita dall'isolamento partecipando a queste attività, perché i molti caregiver che saranno sicuramente collegati e sono in ascolto concorderanno con me nell'affermare che chi ha un parente prossimo malato di Alzheimer inevitabilmente l'Alzheimer porta all'isolamento. Purtroppo lo stigma, anche se siamo nel 2021, è ancora molto alto e dobbiamo impegnarci tutti ad abbatterlo. Ho imparato ad accettare la malattia della mamma, ma la cosa più importante è che ai musei e alle attività che loro hanno saputo dedicarci, nel corso degli anni ho imparato ad avere una relazione diversa con la mia mamma. Una relazione di tipo verbale, man mano che l'Alzheimer progredisce, purtroppo non è più possibile, perché con l'avanzare della malattia il malato di Alzheimer perde l'uso della parola, o perlomeno non riesce più a fare un discorso logico, perché non riesce più a mettere le parole bene in sequenza. E quindi una relazione verbale non dà più niente. E io, grazie appunto alle attività, ho imparato a costruire una relazione di tipo più emozionale e quindi fatta di gesti, di sguardi, di carezze e questo mi ha permesso di vivere gli ultimi anni della malattia della mamma serenamente. Quindi sono proprio la testimonianza, insomma, posso testimoniare in prima persona l'importanza che questi progetti dedicati a noi familiari e ovviamente anche al malato perché siano importanti per noi. Il malato stesso durante queste attività
è indubbio che stia bene. Infatti, se alla fine delle attività gli fate la domanda come è passato questo pomeriggio, sempre con il sorriso vi dirà che lui è stato benissimo e che vorrà tornarci. Magari dopo mezz'ora si è dimenticato quello che ha fatto, ma la sensazione di benessere gli resta dentro e per noi caregiver è estremamente importante. E queste attività sono ancora più importanti in questo momento di pandemia, che ovviamente ha reso tutto più difficile. La pandemia un anno fa ha stravolto completamente le vite di tutti noi. Dall'oggi al domani siamo caduti nel lockdown e nel distanziamento sociale, tutto, e non ci ritroviamo più. I musei sono stati chiusi praticamente subito e con essi tutti i programmi educativi che portavano avanti a sostegno delle famiglie. Quindi le persone fragili, e fra queste ovviamente le persone che vivono con demenza e i loro caregiver, si sono ritrovati un'altra volta soli ed isolati. In questo isolamento vorrei aggiungere non soltanto le persone che vivono in famiglia, ma anche tutti gli anziani che vivono nell'RSA. La realtà dell'RSA è stata stravolta da questa pandemia e gli anziani hanno pagato, molti con la vita purtroppo, l'avvento del Covid-19 e comunque la vita appunto all'interno dell'RSA è stata stravolta perché per poter garantire la sicurezza dei propri ospiti hanno dovuto sospendere anche loro intanto le visite esterne e quindi le persone con Alzheimer non hanno più potuto vedere i loro familiari, ma hanno dovuto sospendere anche tutte le attività educative portate avanti all'interno dell'RSA e credo che la maggior parte degli anziani siano stati isolati nelle loro stanze. È stato un bene per la loro salute, però loro questo non lo potevano capire e quindi si sono ritrovati veramente molto molto soli. L'emergenza sanitaria che è stata causata dalla pandemia del Covid-19 ben presto purtroppo è stata affiancata anche da un'emergenza di tipo culturale. I musei chiusi si sono dovuti reinventare e con la creatività che li caratterizza hanno dovuto trovare dei modi alternativi per non lasciare sole le persone che hanno seguito nei vari anni nel corso delle loro attività. La tecnologia per fortuna è venuta in soccorso e quindi ha potuto garantire di trovare dei percorsi alternativi in modo da portare le attività che venivano fatte in presenza nelle case delle persone, nelle case dei familiari che hanno malati di Alzheimer. Tutto questo ovviamente per poter attenersi rigorosamente alle regole che il distanziamento e la pandemia ci imponeva. Questo è stato molto importante perché sono potuti venire in aiuto di caregiver che indubbiamente, lo dimostra anche uno studio scientifico recentemente pubblicato, il livello di ansia e di depressione nei caregiver negli ultimi tempi purtroppo la percentuale è aumentata tantissimo. Questo perché non soltanto le attività dei musei ovviamente sono state interrotte, ma sono stati interrotti dei servizi sociali importanti che aiutavano le famiglie. I caffè Alzheimer, i centri diurni sono stati chiusi e quindi tutto il carico della gestione del malato di Alzheimer si è riversato sulle spalle dei caregiver che ovviamente poi hanno anche la loro vita, per cui magari hanno anche lo smart working, hanno i figli in DAD e quindi si è venuta a creare una situazione di forte, forte disagio. I musei hanno reagito molto bene, i musei, la maggior parte, hanno trovato queste attività alternative per arrivare appunto nelle case e questo convegno nasce proprio dall'esigenza di fare un po' il punto della situazione e di capire quali sono state le varie strategie e le nuove attività offerte per comunque essere vicini sempre alle persone fragili. Nel corso delle relazioni abbiamo anche molti ospiti stranieri stamani che ci racconteranno come i loro paesi stiano vivendo la pandemia e ci diranno anche delle strategie che i musei per cui lavorano hanno trovato appunto per dare una continuità ai servizi rivolti alle persone con Alzheimer. Sono fermamente convinta che è dai momenti di grandissima difficoltà che nascono le idee migliori
e l'abbiamo presa tutti come una sfida e questo forse è proprio il concetto di resilienza. E vorrei ricordare come questo termine resilienza, che stiamo molto usando purtroppo nell'ultimo periodo, l'abbiamo preso in prestito dalla scienza dei materiali e la caratteristica che alcuni elementi hanno di riprendere la loro forma e le loro proprietà e strutture dopo uno schiacciamento molto importante. È proprio quello che sta succedendo a noi in questo periodo. Questa pandemia ci ha schiacciati, però noi abbiamo questa capacità, che è l'arte di sapersi rialzare. Per cui sono sicura che mi auguro intanto, come tutti voi, che questo momento di estrema difficoltà a livello mondiale passi presto, ma sono anche certa che comunque faremo tesoro di questi nuovi strumenti con cui siamo venuti in contatto e che faremo tesoro di tutte queste cose che abbiamo dovuto affrontare durante questa pandemia e che i musei sicuramente ne usciranno arricchiti e quando la pandemia sarà soltanto un lontano ricordo, amplierà con le nuove attività proposte, amplierà moltissimo lo spettro delle attività rivolte alle persone fragili. Quindi è con questo augurio che io do inizio a questo convegno e invito a parlare la dottoressa Elena Pianea, che è la direttrice dei beni istituzione e attività culturale e dello sport della Regione Toscana. Prego Elena, a lei la parola. Oh, scusate però, scusi Elena, prima di darle la parola volevo fare anche comunque due precisazioni sempre tecniche. Allora, vi prego di scrivere le vostre domande nella D&R, domande e risposte che trovate sempre nella barra inferiore della videata di Zoom. Nella sessione che seguirà, intorno a mezzogiorno e mezzo, condotta da Luca Carli, verranno rivolte alle persone e ai relatori di oggi. E vi ricordo anche il servizio di traduzione dall'inglese all'italiano e viceversa, che spero nel frattempo ho avuto la notizia che è tornato funzionante perfettamente. Scusi Elena per l'interruzione, a lei la parola. Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati, benvenuti in questo mondo web toscano agli ospiti internazionali. Permettetemi di fare un piccolo ringraziamento prima di cominciare a fare questa chiacchierata con voi a alcune persone che con la loro intelligenza e tenacia hanno consentito a questo progetto di galoppare con grande successo fin qui e sono le colleghe della Regione Toscana Cinzia Manetti e Barbara Tambusti e poi sono Chiara Lachi, Cristina Bucci, Luca Carli e Michela Mei, con cui abbiamo intrapreso questo viaggio tantissimi anni fa con una condivisione di intenti così forte, così determinata che si tratta di una cosa rara e ha portato insomma veramente a fare dei passi molto importanti. Quindi grazie davvero. Sono passati quasi 15 anni da quando negli Stati Uniti, in Europa e in Australia hanno preso avvio i primi programmi di attività museali per le persone con demenza. Dopo le prime esperienze pionieristiche, i programmi dedicati alle persone con Alzheimer si sono diffusi in molti paesi del mondo e si sono moltiplicate le ricerche che ne attestano gli effetti benefici per i partecipanti. In Toscana, le prime esperienze di attività museali dedicate alle persone con Alzheimer e a chi se ne prende cura hanno preso avvio 10 anni fa, nel 2011, a Palazzo Strozzi, nel 2012 al Museo Marino Marini di Firenze. Quindi c'è un tempo lungo di esperienza che ci ha portato fin qui, fino ad oggi. Da allora, con il costante sostegno della Regione Toscana, che a partire dal 2013 ha promosso 5 corsi di formazione in tutto il territorio e ha sostenuto il coordinamento delle realtà coinvolte, i musei che propongono
attività per le persone con demenza e per chi se ne prende cura sono diventati, come si è già detto, più di 50. Le esperienze internazionali di alcuni musei della rete hanno avuto un impatto molto importante nel contesto regionale. In particolare, un progetto europeo, Museums Arte Alzheimer, del Museo Marino Marini di Firenze, finanziato dai fondi Erasmus Plus nel 2015 e protrattosi fino al 2017, ha prodotto non soltanto un kit di strumenti a disposizione di tutti, ma anche un sito web. Nell'estate del 2020, 18 musei toscani, 2 sistemi territoriali di musei, una biblioteca che propongono attività per le persone con demenza e per chi se ne prende cura, si sono costituiti in un sistema formalizzato, il sistema Musei Toscani per l'Alzheimer. Questo passaggio, che non è soltanto un passaggio formale, ma è un passaggio di forma che diventa sostanza, è stato sostenuto con grande convinzione dalla Regione Toscana e ha coinvolto molte di quelle istituzioni che si erano messe in relazione con la rete informale dei musei toscani per l'Alzheimer e che da tempo lavoravano insieme, condividendo obiettivi, strategie. Si tratta di realtà diverse tra loro, che comprendono musei di diversissima natura, spazi espositivi, musei d'arte, di storia naturale, orti botanici, musei archeologici, etnografici, scientifici, biblioteche. E si tratta di realtà molto differenti anche per la ricezione del pubblico, quindi passiamo da grandi musei che hanno migliaia di visitatori a piccoli musei di territorio. Fin dagli inizi, tutti i programmi, nella loro varietà e differenze, si sono considerati parte di un gruppo complessivo, coordinato e fondato su un'idea di museo come istituzione culturale inclusiva, che ha la responsabilità di garantire a tutti l'accesso al patrimonio, operando in partnership attiva con i diversi attori sociali, allo scopo di generare relazione e contribuire alla continua ridefinizione della propria identità da parte delle persone e dell'intera comunità che compongono. Le proposte di questi musei sono rese coerenti anche dalla condivisione di un'idea di demenza, considerata piuttosto che come una malattia, come una condizione che dura molti anni, che coinvolge non solo la persona con demenza, ma anche chi l'accompagna e la sostiene in questo percorso della vita, e nella quale l'ambiente fisico e relazionale è determinante per la possibilità di mantenere una buona qualità di vita nonostante la demenza. E mi sembra in questo senso che le considerazioni fatte introducendo i lavori dalla dottoressa Grappone siano molto, molto importanti, molto chiare e definiscano perfettamente qual è la mission di questo nostro lavoro. I programmi dei musei del sistema Musei Toscani per l'Alzheimer, per quanto autonomi e peculiari, hanno condiviso e condividono i medesimi principi di metodo, e cioè propongono un incontro attivo, intenso e significativo con il patrimonio museale, un'esperienza che restituisca la certezza di essere parte attiva della vita culturale e sociale della comunità in cui viviamo. Promuovono attività dedicate alle persone che vivono con la demenza, come si è detto, includendo in questa definizione le persone con demenza, ma anche coloro che se ne prendono cura. E ci riferiamo in primo luogo certamente ai familiari, ma anche agli operatori, ai volontari, ai professionisti, quali i geriatri, i neurologi, gli psicologi, i medici di famiglia. Quindi le attività coinvolgono un gruppo di persone che sono parte attiva nel rendere la vita migliore alle persone che si trovano nella condizione di demenza. Le attività del sistema non hanno intenzioni terapeutiche. Mantenere le capacità cognitive o rallentarne la perdita o ridurre i disturbi del comportamento possono essere, spesso lo sono, solo effetti collaterali. Prevedono la collaborazione nella progettazione e nella conduzione delle attività di educatori museali e accanto a loro di professionisti con competenze specifiche ed esperienza in ambito geriatrico,
geriatrico e di cura delle demenze, animatori, educatori, psicologi. Questo tema di riunire nel gruppo di lavoro competenze diverse, dicendo con un piccolo slogan amichevole ognuno deve fare il suo mestiere, è una delle caratteristiche fondanti metodologiche del percorso intrapreso 10 anni fa. La creazione di connessioni e relazioni tra il settore della cultura e dei musei e quello sociosanitario è stata una parte integrante del lavoro svolto in questi anni. Da questo punto di vista, il simposio organizzato nell'aprile del 19 nell'ambito del Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria ha segnato un momento cruciale. Per la prima volta, infatti, in Italia, operatori del settore culturale, in particolare museale, si sono seduti agli stessi tavoli con geriatri, neuropsichiatri, psicologi, sociologi, educatori geriatrici, fisioterapisti, infermieri, per discutere insieme gli obiettivi, la rete, le strategie di comunicazione, i criteri di qualità dei programmi e delle attività dedicate alle persone con demenza e a chi se ne prende cura. L'organicità dei programmi dei musei toscani rispetto al percorso diagnostico terapeutico assistenziale previsto dal piano regionale demenze a cui siamo approdati nel tempo è il segno di una convergenza verso obiettivi degli interventi che non siano solo terapeutici o assistenziali. È un'attenzione prestata ai bisogni delle persone con demenza e dei loro familiari, una risposta della comunità alla questione della demenza, una risposta della cultura a questo problema, anche in tempo di pandemia. Nell'ultimo anno i musei e le biblioteche che fanno parte del sistema Musei Toscani per l'Alzheimer, così come musei e organizzazioni culturali di tutto il mondo, hanno lavorato per sviluppare nuove modalità, per rimanere in contatto, anche se a distanza, con il pubblico delle persone con demenza e di chi se ne prende cura, affermando ancora una volta il ruolo propulsivo dei musei nella rete dei servizi e l'importanza della cultura e della creatività nella vita di tutte le persone. Oggi avremo alcuni esempi, ma il fatto che ci siano in questo momento 229 persone collegate qui vuol dire che anche questa modalità può avere i suoi effetti positivi. In sintesi, che cosa è la rete dei musei toscani per l'Alzheimer? Beh, innanzitutto è una comunità di professionisti che ha condiviso prima un sogno, che oggi mette a fattor comune una strategia di politica culturale e sociale, dotandola delle attività tecniche necessarie. La rete dei musei toscani è un contesto organizzato in cui si incontrano e lavorano professionisti dei musei e operatori geriatrici, perché siamo convinti che sia imprescindibile l'apporto delle competenze specifiche diverse che concorrono alla qualità dell'offerta che proponiamo agli utenti, ai visitatori. È un coordinamento organizzato che sviluppa azioni armoniche e condivise, che attiva il confronto locale e internazionale, che studia, che lavora per una formazione continua e che si aggiorna. È una realtà che sviluppa una proposta concreta, che offre una chiave di lettura del welfare culturale. È una proposta politica di welfare culturale, sostenuta dalla Regione Toscana e da tutti i soggetti che vi partecipano, musei, biblioteche, residenze per anziani, ma anche e soprattutto famiglie e cittadini che con la loro partecipazione e la loro adesione ci incoraggiano a proseguire in questa strada. E dunque, per concludere, quali prospettive per il futuro? Questa è la domanda che il gruppo di lavoro mi ha rivolto come per avere una risposta qui oggi da condividere insieme a voi. Bene, il Covid ha cambiato radicalmente le nostre prospettive, questo è del tutto evidente. Il convegno di oggi prova a dare conto della risposta che la rete di lavoro toscana ha continuato a mettere in campo per non retrocedere dai servizi attivati, dalle proposte così apprezzate dai nostri utenti e paradossalmente oggi ancora più importanti in un periodo come questo,
in cui non possiamo entrare nei musei, in cui siamo lontani, in cui possiamo vederci solo da questo maledetto video, mi viene ogni tanto da dirvi. Anche se è complicato organizzare, però vogliamo mantenere vivo il contatto con i cittadini che ci hanno scelti, per avere un'opportunità di fare una bella esperienza, per rimanere attaccati, aggrappati alla vita. Questo periodo di sofferenza e segregazione è stato ed è durissimo da vivere, ancora di più per le persone che vivono una difficoltà come la demenza, è molto impegnativo per chi se ne prende cura. Quindi abbiamo sperimentato incontri e attività da remoto, abbiamo continuato a lavorare per condividere esperienze, per formarsi, aggiornarci, studiare, progettare, per continuare ad essere una comunità di professionisti solidali tra loro, che non si scoraggiano. Da questa drammatica pandemia però usciamo con alcune esperienze utili dalle quali non torneremo indietro. Innanzitutto le opportunità offerte dal collegamento digitale, che ci consente, è evidente in questo momento, di arrivare dove fisicamente non si arriverebbe. Il collegamento oggi da est a ovest, transoceanico, benvenuti ancora ai nostri ospiti internazionali, consente a molte persone che non avrebbero potuto essere fisicamente con noi oggi se ci fossimo trovati in una sala convegni di partecipare a questa importante esperienza. Ma anche, dico questo, soprattutto in riferimento a quelle persone che abitano aree interne, lontane dai centri, più difficilmente accessibili, mal collegate, e a chi per motivi fisici non può spostarsi. Il collegamento digitale ci consente di scambiare e mettere in condivisione materiali, esperienze e studiare. E in questo senso si sente fortissima l'esigenza di sviluppare infrastrutture al servizio, come portali di rete, siti che possano consentirci di arricchire il nostro confronto con gli altri e per dare un servizio facilmente accessibile. Il sistema Musei Toscani per l'Alzheimer ha attivato un portale che speriamo che possa diventare sempre più ricco e sempre più a disposizione di tutti i diversi specifici utenti che lo possono approcciare. La pandemia ci ha mostrato il valore straordinario e il bisogno di relazioni umane, di comunità di incontro. Di qui la necessità di consolidare il più possibile e allargare la nostra rete, di farla conoscere innanzitutto a chi ne può usufruire per esercitare un diritto di cittadinanza e di accesso ai servizi pubblici. Abbiamo avuto conferma della necessità di allargare la comunità dei professionisti che crede in questo progetto, e davvero in questo senso voglio ringraziare l'ambasciatrice dei Paesi Bassi che ci ha onorato della sua presenza, perché la sua interpretazione del rapporto con il sistema dei musei toscani per l'Alzheimer è veramente un sogno che si avvera, cioè l'idea di poter diventare degli interlocutori per altri paesi, per altri professionisti e per costruire, mi viene da dire, una politica condivisa europea su questi temi che provenga dal basso. Noi rappresentiamo il basso, noi tecnici siamo il basso della politica, ma le persone che fruiscono dei nostri servizi, i cittadini, possono esercitare, grazie ai tecnici che stanno nel basso e si raccordano con la politica, il loro diritto di cittadinanza. Quindi davvero la ringrazio moltissimo di quello che lei ha detto e per la sua presenza e il vostro sostegno. Ecco, dicevamo, abbiamo capito, ne siamo sempre più convinti, che dobbiamo allargare la comunità dei professionisti, che crede in questo progetto, che voglia unirsi a noi per aiutarci a migliorare ed evolvere il nostro approccio, le nostre prospettive, per aprire strade e vie nuove. E poi ci sono due obiettivi con cui voglio concludere, che sono anche due sogni. Se i sogni diventano sguardo di prospettiva, siamo convinti che prima o poi possano essere davvero realtà. Il primo obiettivo è che il modello metodologico sperimentato con successo in riferimento ai musei e alle realtà delle persone con demenza
e a chi se ne prende cura possa essere sviluppato in stretto raccordo con i colleghi che si occupano di servizi sociali e salute in altri ambiti. Penso ad altre disabilità, ma anche al disagio giovanile, all'inclusione sociale dei migranti, solo per fare alcuni esempi, e possa allargarsi ad altre istituzioni culturali. Il secondo obiettivo, che è anche un sogno, è che il modello toscano, quello che è stato definito appunto il Tuscan Approach nei convegni di discussione sul tema, possa essere posto all'attenzione nazionale del Ministero, che oggi ci ha onorato della sua presenza, e ringrazio davvero la dottoressa Gabriella Cetorelli, del Ministero per la Cultura, che possa avere per noi un'attenzione particolare, possa darci riconoscimento e sostegno, perché siamo convinti che un buon lavoro possa diventare patrimonio di tutti. Noi ci mettiamo a disposizione con la nostra esperienza, con il nostro percorso fatto fin qui, e anche con l'umiltà di chi sa che ha ancora molta strada da percorrere e da imparare dagli altri. Benvenuti a tutti e buon lavoro. Grazie. Grazie, 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 grazie dal profondo del cuore, Elena. Le sue parole mi sono arrivate proprio dritte. E 15 anni fa, quando io mi sono trovata all'improvviso nell'uragano Alzheimer, mai avrei sperato di sentire le parole che lei oggi ha detto, perché il fatto che finalmente si comincia a parlare di demenza come una condizione, non più come una malattia, ha parlato di sogni adesso. Ecco, questo è un sogno che per me sta diventando realtà, perché purtroppo 15 anni fa la persona che viveva con Alzheimer era ormai da tutti considerato solo un contenitore vuoto, e questa cosa arrivava anche a noi familiari. E è quello che dicevo prima, che le attività con i musei mi hanno fatto subito capire che la mia mamma non era più un contenitore vuoto, ma che era ancora in grado di provare emozioni, quindi era una persona, e questo è fondamentale. E poi mi riferisco anche al fatto dell'effetto terapeutico su cui lei ha puntato anche molto. Forse è arrivato il momento, spero ci siano molti geriatri connessi, e che magari dopo possiamo aprire anche un dibattito su questa cosa, perché forse dobbiamo anche rivedere un attimo il concetto di terapia. Finora la terapia è vista soltanto come un aiuto farmacologico, terapia è associato al farmaco, però la terapia deve essere un concetto molto più ampio, a 360 gradi, e terapia deve includere anche terapie alternative come quelle che offrono musei, che possono curare l'anima oltre che il corpo. Trovo che sia veramente importante. Grazie, grazie, grazie. Sono sicura che tutti i nostri sogni, mi ci metto, presto diventano realtà, perché abbiamo intrapreso una strada lunga ancora, ma sono stati fatti grandi passi. Grazie infinite, veramente.